Buongiorno e ben trovati. Nel video di oggi vi voglio portare un po' con me per cercare di far chiarezza su alcuni messaggi, alcune mail che ho ricevuto di recente, in cui mi si chiedeva se è meglio portare il cavallo alla spalla, perché è meglio e perché non dobbiamo portarlo dietro le nostre spalle quando si conduce alla lunghina. Credo che sia stata fatta un pochino di confusione in passato, forse anch'io in qualche mio video, per cui ho deciso di fare questo video in cui fare un pochino di chiarezza su questo concetto. Il concetto alla base è che non è che un cavallo deve saper stare alla spalla e non deve saper venire dietro, o viceversa, deve saper venire dietro e non ha importanza che sappia stare alla spalla quando cammina a fianco a noi. Sono due esercizi diversi che il cavallo deve saper fare entrambi in maniera ottimale, ok? Quando è che si adopera l'uno e quando è che si adopera l'altro? Questa è una bella domanda. Nel video di oggi vedrete degli spezzoni in cui vi spiegherò un po' di cose mentre che sono fuori con lei e vi faccio vedere in quali occasioni è meglio usare una certa tecnica piuttosto che un'altra, ma alla base è che il cavallo deve sapere fare entrambe le cose e voi dovete sapergliele insegnare entrambe, ok? Buona visione, ci vediamo alla fine, così vi do qualche spunto sugli esercizi da fare in campo per migliorare poi dopo la risposta quando sarete fuori in passeggiato o in qualsiasi situazione vi trovate. Se devo camminare nel grande, la cosa migliore che posso fare è avere il cavallo di fianco, perché è più sicuro e mi mette sempre in sicurezza, soprattutto perché se io ho il cavallo dietro non vedo quello che sta facendo. Se si impaurisce di qualcosa potrebbe tranquillamente saltarmi addosso. Se io sono nel grande, cioè se lo spazio è sufficiente per poter stare di fianco, è bene che io stia di fianco, ok? Altezza della spalla. E se ho bisogno di rallentare il cavallo non andrò a usare la corda ma andrò a usare lo stick. Questa parte qua ricordatevela bene, non andrò a tirare sulla corda ma andrò a usare lo stick, perché poi dopo ci ritorniamo e vi faccio vedere in quale contesto questo è particolarmente importante. Se io mi trovo in una situazione di questo genere in cui ho spazio a sufficienza per tenere il mio cavallo di fianco, ma sono vicino a una recinzione, come potrebbe essere in questo caso, che dalla parte là sono dei cani, è chiaro che io non devo stare alla sinistra del cavallo, ma devo stare alla destra, cioè devo stare dalla parte della paura, perché a questa maniera riesco, se eventualmente arrivano i cani, non ho problemi, perché il cavallo al limite va via da me, ma non viene verso di me. Diversamente sarebbe se io stessi in questa posizione, cioè se stessi in questa posizione e arriva un cane in questo momento, posso avere il cavallo più bravo del mondo, ma è probabile che se si sposti verso di me, perché dalla parte di là c'è il pericolo, no? Poi se ho guadagnato nell'arco del tempo un bel rispetto da parte del mio cavallo, è probabile che non venga comunque addosso lo stesso a me, ma scappi in avanti. Ma è un rischio che non voglio correre, per cui se io mi trovo in una situazione di questo genere mi tengo il cavallo dalla parte via, diciamo, dalla paura, e ci sto io dalla parte della paura. In caso invece che siamo in uno spazio angusto come quello che stiamo percorrendo in questo momento, io devo tenere il cavallo dietro, ma lo devo tenere dietro tanto, ok? Per questo che serve anche la corda lunga, e devo fare in modo che lui non si avvicini mai oltre una certa misura, che è più o meno quella del vostro stick, 1,10 m, più la vostra mano, il vostro braccio, quindi è anche un po' di più, anche 1,5 m, ok? Se è troppo vicino mando indietro e richiamo l'attenzione del cavallo se non me la stava dando. Quindi se si avvicina troppo posso anche fare un po' questo
e mandarla indietro. Questo è importantissimo perché mi tiene in sicurezza, no? Per qualsiasi motivo non ci sono problemi, perché il cavallo riesce a rimanere sempre alla distanza che gli ho messo. In questi casi qui dovete essere un po' efficaci, perché è rischioso, non potete permettervi che vi venga addosso per qualsiasi motivo. Se io mi trovo di fronte a una situazione in cui devo affrontare uno spazio angusto, come in questo caso, allora in quel caso lì cosa faccio io? Vado prima io, è per questo che devo avere una corda lunga, questa va bene ma siamo al limite, sarebbe meglio anche una corda più lunga. Tengo il cavallo dalla parte di qua usando la tecnica dello yo-yo, ok? Aspetto di essere passato completamente e poi dopo chiamo piano il mio cavallo, ok? Mi sposto di lato e lo faccio entrare piano piano. Così, a questa maniera. Come vedete è relativamente semplice. L'importante è che insegnate al cavallo a aspettare il vostro comando e quindi a non precipitarsi, aspettare e quando voi siete in sicurezza gli chiedete di venire. A questa maniera. Se io sono lungo una strada invece mi conviene tenere il cavallo alla mia sinistra e io stare a destra, quindi sto più verso il fuori della strada e tengo la cavalla sul limite, oppure se ho abbastanza spazio lo tengo sul bordo dentro, la parte esterna praticamente della carreggiata. Il motivo è perché se io sono dalla parte opposta e lei si impaurisce di qualcosa oppure si impaurisce della stessa macchina che sta arrivando dietro, mi può dare una spinta e io finisco nel mezzo di strada proprio di fronte alla macchina che sta passando. Mentre se mi ritrovo in questa posizione come sono adesso, il cavallo, siccome ha una visione di 340 gradi, riesce a vedere anche dietro, anche se si spaventa della macchina, corre in avanti, ok? E allora in quel caso lì io devo fare attenzione perché devo avergli insegnato alla cavalla a non andare, esatto come ha fatto lei adesso, non andare nel mezzo con il posteriore. Per questo che io devo spendere del tempo per insegnargli che se gli dico fermati deve essere ferma e non deve spostare il posteriore. Se la cavalla va avanti perché ha paura, è chiaro che io se tiro mi va dalla parte opposta. Però sono sempre in grado di gestire la cosa, ma se sono dalla parte di là io sono in pericolo e se sono in pericolo io ovviamente in pericolo anche il mio cavallo perché non riesco ad aiutarlo in nessuna maniera. Quindi ricordatevi, in questo caso voi state sul bordo della carreggiata e sulla carreggiata ci sta il cavallo, non voi, è molto più sicuro per entrambi. Ed eccoci di nuovo in campo. Allora, il primo esercizio che potete fare per migliorare ad esempio il passaggio in uno spazio angusto, come vi ho fatto vedere in passeggiata, è quello di usare dei barili o anche degli ostacoli, possono essere questi, per simulare l'ingresso in un pertugio, in un passaggio stretto, okay? In cui voi mettete il cavallo dritto davanti a voi, andate indietro, lui deve aspettare assolutamente che voi passiate e poi fate passare il cavallo esattamente da dove siete passati voi, così, e ve ne andate. E lo dovete fare sempre stando da entrambi gli occhi, ok? Quindi prima l'ho fatto stando sul suo occhio destro, ok? Adesso invece lo farò stando sul suo occhio sinistro. Quindi in questo caso mando indietro, poi faccio passare, faccio venire piano piano davanti, stando sul suo occhio sinistro, a questa maniera, ok? Questo è il primo esercizio che potete fare. L'altro esercizio è quello del mandare indietro un cavallo quando siete in una situazione di strettoia. Potete usare delle barriere, sicuramente chi di voi frequenta un maneggio di monta inglese ce ne avrà a sufficienza per fare anche un percorso più lungo e magari anche più divertente di questo, in cui posso fare anche delle curve e terrò il mio cavallo sempre a distanza sufficiente, a distanza di sicurezza. La distanza di sicurezza è un paio di metri, okay? Quindi io me ne vado avanti, lei deve entrare ovviamente dentro la strettoia e deve rimanere dentro la strettoia completamente, non solamente con due gambe, no, esatto, devi stare lì, ok? Quindi vado qua, mi fermo, mando indietro,
ok, vado avanti, vado indietro, ancora, 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 ora, avanti, sì, può venire tutta avanti, vieni qua, fermo, passo indietro, esco di nuovo, ok? Vieni bimba. Questo è il secondo esercizio, potete farlo più stretto, potete farlo più alto, mettendo anche magari delle barriere dalle parti, dei pilieri con delle barriere sopra, potete costruirlo un po' come vi pare, però fondamentalmente deve essere una strettoia dove voi fate andare avanti e indietro il cavallo e deve rimanere alla distanza che avete impostato voi. Altra cosa che potete fare in campo è quella di mettervi lungo la recinzione. Chi di voi mi segue già da un po' sa cos'è lo stick to me, l'esercizio alle basi è lo stesso, in cui io farò stare il mio cavallo di fianco, mi muovo insieme, mi fermo e lui si deve fermare con me, quando vado indietro lei deve venire indietro con me. Se non lo fa, colpisco 2 volte in terra, alzo e poi colpisco dove c'è il moschettone. Questo mi serve per insegnare al cavallo ad andare con me, fermarsi con me e andare indietro senza spostare il posteriore, che come vi ho spiegato prima può essere un problema in certe situazioni. Questo è un po' il riepilogo di tutti gli esercizi che abbiamo fatto. Lavorate su questi e poi sviluppate le vostre competenze sia in un ambito che nell'altro, sia quando avete il cavallo dietro sia quando avete il cavallo di fianco. Come vi dicevo prima, il cavallo dietro può essere pericoloso. Pensate a uno stallone, io non lo vorrei avere dietro uno stallone, soprattutto all'inizio quando non è ancora addestrato, poi quando ha rispetto e ha preso delle belle competenze non è più un problema tenerlo ovunque, anche se è stallone, ma all'inizio sicuramente uno stallone dietro io non ce lo terrei. Noi non abbiamo gli occhi dietro, possiamo ascoltare, ma in una situazione dove c'è molto rumore magari per un attimo ci distraiamo, non siamo bravi a distrarci e non vedo quello che succede dietro e poi magari il cavallo rampa oppure mi salta addosso e io mi posso far veramente male. Qualcheduno di voi sicuramente lo sa cosa vuol dire. Una cosa importante, con questo finisco, non tenete il cavallo così. Questo è veramente pericoloso. Lo so che molti di voi gli è stato insegnato a questa maniera, anche istruttori fanno a questa maniera, ma così è veramente pericoloso. Non pensate di poter tenere un cavallo di 6 quintali tenendolo a questa maniera. Purtroppo di recente è capitato a una persona che conosco che teneva il cavallo così e il cavallo l'ha tirato in terra e si è fatto anche male. Quindi non pensate che io controllo il cavallo, no. Se si parla di forza è lui che controlla noi. Se si parla di intelligenza e di psicologia, allora può darsi anche che noi si riesca a controllare lui, ma se no, no. Infatti nel programma Parelli la corda più corta che potete usare è 3,60 m e come alcuni di voi sicuramente sanno, nel programma Parelli viene dato un grande peso alla sicurezza, la sicurezza prima di tutto, perché nella stragrande maggioranza dei casi per noi il cavallo è un gioco, un divertimento, un hobby e non vogliamo farci male facendo il nostro hobby, o almeno se succede deve essere un'eccezione, deve essere un caso, deve essere un incidente, ma non deve essere la regola. Quindi io ho bisogno di sviluppare le mie competenze, ma anche usare l'attrezzatura giusta e le tecniche giuste. Grazie per aver seguito il video fino a qui, vi ricordo che questi video sono supportati da un sistema ad abbonamento che potete tranquillamente, se vi volete abbonare anche voi, potete tranquillamente sottoscrivere cliccando sul pulsante abbonati che c'è qui sotto. Di solito lo mette YouTube, perché a volte mi è capitato che non lo fa vedere. In tal caso, se entrate nella descrizione del video trovate comunque il link su cui cliccare per attivare l'abbonamento tramite il browser. E veramente se adesso, oggi, e tutti i 300 e passa video che ci sono sul canale possono essere visti da tantissime persone, è grazie agli ormai centinaia di supporter che ci aiutano per mantenere vivo questo canale, per diffondere sempre di più un'equitazione un po' diversa, un'equitazione in cui il cavallo è un partner e non uno schiavo. Grazie di avermi seguito fino a qui e noi ci vediamo nel prossimo video. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth.
everyone always keep falling in love again? The fuck's wrong